Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati. Stamattina parliamo della partita giocata ieri Napoli-Spezia, perché è stata una partita che fino al 90° mi ha fatto inveire contro Raspadori per tutto il match e poi mi ha smentito con il gol che ha portato i 3 punti al Napoli. E dico meno male perché era la stessa partita che abbiamo giocato contro il Lecce, una partita da 0-0. Non si è sbloccata per 88 lunghi minuti e dobbiamo ringraziare alla fine Raspadori che si è trovato sul liscio di Gaetano, si è trovato pronto a buttare la palla dentro dall'area piccola. Prima di continuare volevo come sempre invitarvi ad iscrivervi al canale, lasciare un like a questo video e attivare la campanella delle notifiche così restate aggiornati per i miei prossimi contenuti. Comunque, tornando un attimo alla partita, il Napoli si schiera con una formazione con un turnover diverso da quello da Lecce, ma comunque un turnover. Io vorrei capire che cosa passa per la testa di Spalletti quando cambia 2 su 3 a centrocampo. Vuoi fare il turnover ci sta, ma secondo me il turnover va fatto, che quei primi 45 minuti ti giochi la partita con la squadra titolare, perché con la squadra titolare io non credo che saremo arrivati all'88° per buttarla dentro. Quindi la squadra titolare il primo tempo, insacchi 2 palloni e poi ti gestisci tutte le forze come è giusto che sia per gli impegni ravvicinati di Champions martedì perché ci sono i Rangers e tutto il resto appresso. Però non possiamo cominciare le partite con 2 elementi su 3 a centrocampo che non hanno giocato insieme. Ieri Anguissa, Ndombele e chi c'era? Elmas. Non porta a niente. L'abbiamo visto con il Lecce e credevo che avevamo imparato la lezione, ma a quanto pare non abbiamo imparato ancora niente. Però, per fortuna, non c'è stato il pareggio e abbiamo vinto la partita, altrimenti avevamo perso altri 2 punti ieri. Comunque è stata una partita molto più propositiva di quella con il Lecce perché abbiamo creato molte più palle gol anche grazie a Kvaratskhelia che ha dribblato l'infinito, si è dribblato qualsiasi calciatore gli si trovava davanti ed ha tirato in porta da solo 2 o 3 volte, azioni personali perché ha visto che comunque raccordo dal centrocampo e attacco ce n'era poco e i movimenti della punta non erano soddisfacenti per buttare la palla dentro, quindi Kvaratskhelia è uno che punta l'avversario, se non c'è soluzione punta l'avversario e cerca di far da solo. Non è riuscito a segnare, ma comunque nel primo tempo il più pimpante del Napoli. Dobbiamo sottolineare nel primo tempo un Ndombele che ha camminato per 45 minuti. Io non lo so se non sia in condizione, non lo so se psicologicamente forse non paga la scelta che ha fatto di venire a Napoli. Comunque, fatto sta che così combinato Don Beleve non deve essere schierato o al limite gli fai fare l'ultimo quarto d'ora se abbiamo i risultati in tasca, finché almeno non sarà in condizione di correre perché ieri ha camminato praticamente per tutta la partita. Infatti ci siamo trovati con Rachmani che doveva impostare 4-5 volte dalla difesa nel primo tempo e non sapeva a chi dare il pallone perché nessuno dei centrocampisti faceva un movimento come si deve per poter scavalcare la linea di centrocampo avversaria e al limite puntare per la porta. Niente da fare. Fatto sta che tanti gufi speravano nello 0-0 del Napoli e invece Raspadori l'ha buttata dentro all'88° dopo un secondo tempo dove abbiamo visto entrare Lobotka e Zielinski ed è cambiata la partita, ma era una cosa normalissima che cambiasse la partita. Primo perché sono giocatori titolari, secondo perché li hai fatti entrare quando lo Spezia comunque ha speso 60 minuti di corsa, non c'è più la stessa lucidità del primo tempo. Comunque dobbiamo fare i complimenti al Napoli perché comunque ha portato i 3 punti a casa e purtroppo non si può fare. Non si può fare questo turnover così, almeno non ancora. Io capisco Spalletti perché deve dare minutaggio a tante persone in panchina e tanti elementi che poi devono tornare utili nel corso della stagione, però il momento è ancora poco maturo per fare queste cose e non possiamo rimetterci punti con le cosiddette piccole, almeno al Maradona, perché non è proprio il caso.
Poi cosiddette piccole, secondo me è un aggettivo che va eliminato completamente, perché in Serie A di piccole non ce ne sono più. Quando vai a affrontare le squadre da mezza classifica fino agli ultimi posti, sono completamente attrezzate, soprattutto per andare fuori casa e prendere almeno il punto. Sono così organizzate che si chiudono dietro la linea della palla ed è complicatissimo per qualsiasi squadra passare le linee e buttare la palla dentro. Quindi per me sono squadre di seconda fascia, ma non sono piccole. Quindi mai sottovalutare l'avversario, soprattutto se si chiama Spezia, Lecce, Monza, che so, Salernitana, Udinese lo stesso, anche se l'Udinese quest'anno al momento è tra i piani alti perché sta facendo un grande inizio campionato, però da metà classifica in giù è ancora più difficile dello scontro diretto, perché lo scontro diretto ti aspetti l'avversario che è forte e quindi devi fare per forza una grande partita per poterla vincere. Invece con le seconde linee e le squadre che noi cosiddette chiamiamo piccole, vai in campo a mezzo servizio, credi che con un minimo sforzo ti puoi portare la partita a casa, ed è proprio in quel momento che loro ti bucano e al limite, se ti fanno l'1-0, sono squadre che per pareggiare la partita puoi battere 50 volte a rete e se la palla non entra non li prendi i 3 punti, purtroppo, che sono squadre, ripeto, organizzatissime, quindi attenzione a chiamarle piccole. Comunque tutto sommato un grandissimo risultato, perché sono 3 punti d'oro per il Napoli che va a 14 punti insieme con il Milan che ha giocato ieri sera. Poi ne parleremo in un altro video del Milan e tutti gli episodi che sono accaduti, e speriamo di fare 3 punti alla prossima. La vedo dura, c'è lo scontro diretto Milan-Napoli, però mai dire mai, perché il Napoli contro le grandi ha sempre fatto grandissime prestazioni. Il problema del Napoli, ripeto, torna contro le squadre di seconda fascia che vengono a San Paolo e vengono a Dettar Lecce. La cosa più importante è che abbiamo sfatato il tabù Spezia, perché anche l'anno scorso al San Paolo non abbiamo vinto e siamo riusciti a portare questi 3 punti a casa che sono importantissimi per la corsa al campionato. Ragazzi, sempre Forza Napoli, vi invito sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche e mettete un like a questo video se vi piace. Ci vediamo nel prossimo, ciao!